Oggi ho una lezione speciale per te, perché attraverso la trama di un film italiano molto recente faremo degli esercizi di comprensione e di lessico. Sarà quindi anche un'ottima occasione per arricchire il tuo vocabolario con parole ed espressioni nuove da integrare subito nelle tue conversazioni in italiano. L'argomento della lezione di oggi sarà questo film, dal titolo Fatti vedere, uscito nelle sale italiane a febbraio di quest'anno. Che cosa faremo? Cominciamo con un'attività di comprensione. Ti leggerò la trama del film Fatti vedere una prima volta per una comprensione globale, per capirne il contesto generale. Poi ci sarà un secondo ascolto, durante il quale ti chiederò di rispondere a qualche domanda. Nella seconda parte del video, invece, analizzeremo le parole e le espressioni più importanti insieme. Ci stai? Prima di iniziare ti informo che anche per questo video ho preparato un documento PDF per te con la trascrizione della trama del film che ti leggerò tra poco e le parole e le espressioni importanti che vedremo insieme con gli esempi per vederle in contesti diversi. Potrai ricevere questo documento gratuitamente cliccando sul link che trovi nella descrizione qui sotto, inserendo il tuo nome e il tuo indirizzo email e lo riceverai in pochi minuti nella tua casella di posta. Cominciamo quindi con una prima lettura della trama del film Fatti vedere. Fatti vedere, il film diretto da Tiziano Russo, racconta la storia di Sandra, interpretata da Matilde Gioli, una giovane psicologa brillante e piena di entusiasmo per il suo nuovo lavoro presso il sito di psicoterapia online fattivedere.com. Rientrando a casa per condividere la bella notizia con Stefano, il suo compagno da 10 anni, si trova di fronte a una scena inaspettata. Trova Stefano con le valigie in mano, pronto a mollarla, senza alcuna intenzione di darle delle spiegazioni. Il colpo è devastante e Sandra sprofonda in uno stato di crisi totale. Non riesce ad accettare la rottura senza capirne il motivo. Ma le sorprese non finiscono qui. Ironia della sorte, durante il suo primo giorno di lavoro come psicologa, Sandra scopre che, a causa di un errore tecnico del sito, al suo profilo sono state associate la foto e l'identità di una signora anziana, anziché le sue. Come se non bastasse, chi potrà mai essere uno dei suoi primi pazienti? Niente po' di meno che Stefano, il suo ex fidanzato. Determinata a scoprire il motivo per cui lui l'abbia lasciata, Sandra coglie l'occasione per camuffarsi da anziana psicoterapeuta e inizia le sedute con Stefano, ignaro di confidarsi proprio con la sua ex. Mano a mano che le sedute si susseguono, senza però portare reali risultati, arriva il giorno del matrimonio di Benedetta, la migliore amica di Sandra. È lì, durante i festeggiamenti, che le maschere cadono e ogni personaggio sarà costretto, in un modo o nell'altro, a farsi vedere. Bene, questa era la prima lettura, così hai capito un po' la storia, il contesto generale di questo film. Adesso invece ascolterai la trama una seconda volta, ma ti chiederò di rispondere a queste domande che vedrai comunque sempre sullo schermo. Prima domanda: chi è Sandra? Chi è? Che cosa fa nella vita? Numero 2. Che cosa succede nella sua vita all'interno di questo film? E numero 3. Che cosa fa lei come conseguenza di questo? Queste 3 domande.
Vediamo se riesci a rispondere a tutte e tre e puoi rispondere anche a voce alta, se vuoi, così ti eserciti anche nella produzione orale. Seconda lettura. Fatti vedere, il film diretto da Tiziano Russo racconta la storia di Sandra, interpretata da Matilde Gioli, una giovane psicologa brillante e piena di entusiasmo per il suo nuovo lavoro presso il sito di psicoterapia online fattivedere.com. Rientrando a casa per condividere la bella notizia con Stefano, il suo compagno da 10 anni, si trova di fronte a una scena inaspettata. Trova Stefano con le valigie in mano, pronto a mollarla, senza alcuna intenzione di darle delle spiegazioni. Il colpo è devastante e Sandra sprofonda in uno stato di crisi totale. Non riesce ad accettare la rottura senza capirne il motivo. Ma le sorprese non finiscono qui. Ironia della sorte, durante il suo primo giorno di lavoro come psicologa, Sandra scopre che, a causa di un errore tecnico del sito, al suo profilo sono state associate le foto e l'identità di una signora anziana, anziché le sue. Come se non bastasse, chi potrà mai essere uno dei suoi primi pazienti? Niente po' di meno che Stefano, il suo ex fidanzato. Determinata a scoprire il motivo per cui lui l'abbia lasciata, Sandra coglie l'occasione per camuffarsi da anziana psicoterapeuta e inizia le sedute con Stefano, ignaro di confidarsi proprio con la sua ex. Mano a mano che le sedute si susseguono, senza però portare reali risultati, arriva il giorno del matrimonio di Benedetta, la migliore amica di Sandra. È lì, durante i festeggiamenti, che le maschere cadono e ogni personaggio sarà costretto, in un modo o nell'altro, a farsi vedere. Bene, a questo punto, se vuoi, puoi fermare il video e rispondere alle domande che ti ho posto prima. E adesso vediamo le risposte. Chi è Sandra? Sandra è una giovane psicologa, entusiasta, felice di cominciare un nuovo lavoro come psicoterapeuta su un sito online chiamato fattivedere.com. E che cosa le succede? Beh, Sandra torna a casa tutta contenta perché non vede l'ora di condividere la notizia del nuovo lavoro con Stefano, il suo fidanzato, ma lo trova in piedi, con le valigie in mano, pronto ad andarsene. Una tragedia per lei. E nel frattempo succede qualcos'altro. Un errore tecnico del sito associa al profilo di Sandra l'immagine e l'identità di una signora anziana. E non solo. Uno dei suoi primi pazienti è proprio Stefano, il suo ex fidanzato. Quindi tutti questi eventi che si intrecciano ci portano a rispondere alla terza domanda: che cosa fa Sandra come conseguenza di tutto questo? Il suo fidanzato l'ha lasciata. C'è stato un errore sul sito internet e quindi al suo profilo è associata l'identità di una signora anziana e in più il suo ex fidanzato è un suo paziente. E quindi lei che cosa fa? Mm, Coglie l'occasione e decide di travestirsi da psicoterapeuta anziana e cominciare le sedute con Stefano, perché vuole capire il motivo per cui lui l'ha lasciata. E poi alla fine, durante un matrimonio, le maschere cadranno e tutti capiranno cos'è successo. Ecco. Bene, questa era la parte di comprensione. Adesso andiamo ad analizzare il lessico più importante di questa trama, perché c'erano alcune parole ed espressioni abbastanza interessanti, vero? Cominciamo con la prima frase tratta dalla trama. Sandra trova Stefano con le valigie in mano, pronto a mollarla, senza alcuna intenzione di darle delle spiegazioni.
Qui abbiamo il verbo mollare. Mm? Che cosa significa? Prova a trovare un sinonimo di questo verbo. Hai 7 secondi per pensarci. Mollare significa lasciare. Quindi Stefano ha le valigie in mano, pronto a lasciarla. È un sinonimo sicuramente più informale rispetto a lasciare, che invece è neutro. Sono stanco. Adesso mollo tutto e mi trasferisco a Bali. Ecco, era abbastanza semplice, vero? Vediamo la seconda frase. Ma le sorprese non finiscono qui. Ironia della sorte, durante il suo primo giorno di lavoro, Sandra scopre che, per un errore tecnico del sito, al suo profilo sono state associate la foto e l'identità di un'anziana signora, anziché le sue. Qui abbiamo un'espressione che a me piace molto: ironia della sorte. Lei è stata lasciata dal fidanzato e sul sito, ironia della sorte, hanno associato al suo profilo l'immagine e la biografia di un'altra signora e in più Stefano è il suo primo paziente o uno dei primi pazienti. Cosa significa ironia della sorte qui? È un'espressione che usiamo per esprimere l'imprevedibilità degli eventi, no? È come dire scherzo del destino. È stato come uno scherzo del destino, appunto, ironia della sorte. Vediamo un altro esempio. Ironia della sorte, proprio il giorno in cui avevo deciso di smettere di fumare, ho vinto un accendino alla fiera di San Giorgio. No, ma questo è proprio uno scherzo del destino. Prossima frase. Chi potrà mai essere uno dei suoi primi pazienti? Niente po' di meno che Stefano, il suo ex fidanzato. Anche qui potremmo dire, ironia della sorte, chi potrà mai essere uno dei suoi primi pazienti? Niente po' di meno che Stefano. Che cosa significa niente po' di meno? Questa parola così strana. Pensaci qualche secondo. Niente po' di meno è un caso di univerbazione, cioè un caso in cui delle parole separate si uniscono. Esiste anche la forma separata, niente di meno, che significa niente meno, addirittura. Serve proprio per introdurre qualcosa di incredibile o esagerato. Chi potrà mai essere uno dei suoi primi pazienti? Niente meno che Stefano, il suo ex fidanzato, addirittura lui. Filippo ha trovato un nuovo lavoro e adesso guadagna niente po' di meno che 5.000 euro al mese. Ah però, eh? Prossima frase. Sandra coglie l'occasione per camuffarsi da anziana signora e inizia le sedute con Stefano, ignaro di confidarsi proprio con la sua ex. E qui abbiamo due parole, un verbo, camuffarsi, e un aggettivo, ignaro. Che cosa significano? Puoi trovare dei sinonimi? Camuffarsi è un verbo riflessivo, significa travestirsi, nascondersi attraverso un travestimento. Quindi Sandra si camuffa, si veste da anziana signora per nascondere la propria identità. Esiste anche il verbo transitivo, camuffare, camuffare qualcosa, significa nascondere l'identità di qualcosa cambiandone l'aspetto. E ignaro, Stefano è ignaro di confidarsi, di parlare dei propri problemi proprio con la sua ex. Ignaro significa
inconsapevole, non a conoscenza, che non sa. Lui è ignaro di questa cosa. Eugenio, alla cena aziendale, si è camuffato da barbone, ha bevuto un bicchiere di vino e se n'è andato. Nessuno l'ha riconosciuto. Tutti erano ignari dell'identità di quello strano barbone. Ultima frase. Mano a mano che le sedute si susseguono, continuano, succedono, una dopo l'altra, arriva il giorno del matrimonio di Benedetta, un'amica di Sandra, bla bla bla. Mano a mano che. Che cosa significa? Esistono varie varianti. L'espressione sarebbe a mano, ma che spesso parlando diventa mano a mano o addirittura man mano. E questa locuzione è usata per introdurre qualcosa che avviene progressivamente. Man mano che le sedute si susseguono, quindi seduta dopo seduta, è arrivato il giorno del matrimonio. Vediamo degli esempi. Mano a mano che ci avvicinavamo al ristorante, la fame cresceva. Che significa più ci avvicinavamo al ristorante, più la fame cresceva. Vedi come introduce qualcosa che è progressivo. Oppure, semplicemente, mano a mano, la fame diventava insopportabile. Quindi poco a poco, progressivamente. Questo era il lessico che volevo presentarti oggi partendo da un contesto molto interessante, ovvero la trama di un film italiano che è Fatti vedere. Se ti interessano altri video in cui facciamo esercizi simili di comprensione orale e di lessico, ne ho fatti diversi e li trovi tutti qui. Puoi fare quindi una seduta intensiva di comprensione e lessico in italiano. Grazie mille per la tua compagnia e per la tua fiducia. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!